Hamza, cominciamo dalla tua storia personale. Tu sei nato a Khalat Senan, una piccola città sull'altopiano di Giugurta, al confine tra Tunisia ed Algeria. Ci va di raccontarti chi sei e le origini della tua famiglia? Ciao, piacere. Già è un paesino di Tunisia che è tra le montagne, tra l'Algeria e la Tunisia, è molto piccolo, molto familiare. Tutta la mia famiglia siamo nati qua, e mio papà era in Francia a lavorare, poi quando ci ha sistemato le cose ci ha portati tutti a Lione e poi ho iniziato la mia nuova vita in Francia e in Europa con la mia famiglia. Hai anticipato la mia seconda domanda, che era proprio questa. Tuo papà decide di cercare fortuna infatti in Francia e vi porta a Lione, dove tu scopri lì la passione per il calcio, no? Sognando di diventare come Zidane. Cosa ti ricordi di primi calci al pallone? Ero troppo forte, quindi mi hanno messo in difesa, così porto la palla in avanti, perché sennò ero troppo forte per stare davanti, quindi ero prima un po' il difensore. E mi ricordo la Coppa del Mondo 2006 con Zidane, quel rigore contro l'Italia, quindi da questo momento ho detto voglio fare il calciatore. A 6 anni entri nella scuola calcio Bron Rayon, corretto, che è un'istituzione lì della tua banlieue, giusto? E lì è cresciuto, oltre a Rafia, o Rafia? È uguale. Anche questo è un mistero, è cresciuto un certo Karim Benzema, che abitava nella tua stessa strada e tu tra l'altro eri amico e giocavi con suo fratello, no? Raccontaci un po' di questa storia, che cosa ha significato per te questo legame con un giocatore straordinario come Karim? Benzema a questo momento era a Lione, stava diventando un top player. E io e il suo fratello siamo la stessa età, quindi giocavamo a palloni insieme sempre sulla strada, a casa, sul campo, e lo vedevo, e poi più lo vedevo giocare con noi, più avevo questa voglia di iniziare anche a me a giocare. Poi sapevo che lui era a Lione e io anche volevo andare all'Olympique Lione. Tra l'altro tu vai a giocare appunto con l'Olympique Lione nelle giovanili e poi c'è una data che è il 2019. Nel 2019 la Juventus ti porta in Italia dopo appunto le giovanili. In realtà tu con la maglia della Juve giochi una sola partita, però è una partita che lascia il segno, perché realizzi il gol decisivo nei supplementari della sfida di Coppa Italia con il Genoa, e al fianco tra l'altro di un certo giocatore del nome Cristiano Ronaldo. Alla fine, tra l'altro, sul post di Instagram arriva il commento di Benzema che scrive Vamonos #69, che è un po' il riferimento al codice postale di Bron, che è il vostro quartiere. Allora ti chiedo, partiamo dalla partita e poi arriviamo al messaggio di Benzema. Che cosa ricordi di quella partita? Mi ricordo che la domenica prima ero a Carrarese a giocare con la Serie C, abbiamo vinto 1-0 credo, poi mi dicono che devo andare in prima squadra a allenarmi per la partita contro il Genoa in Coppa Italia. Avevo già fatto qualche gruppo con la prima squadra, mi sono detto vado in panchina, poi vediamo cosa succede. E il mister mi manda a riscaldare a 2-1, dico magari mi fa entrare, poi il Genoa fa 2-2, dico no, è impossibile, finita. Poi il secondo del mister chiedi lo facciamo comunque entrare, e il mister Pirlo dice sì facciamolo entrare. E da questo momento ho sentito fiducia e ho giocato con la testa libera. E poi in campo non guardi se c'è Ronaldo, Morata o un altro, devi giocare come giochi a scuola o a calcio nella strada, è quello che ho provato da fare, che provo da fare ancora oggi. E poi è arrivato questo gol che è stato un momento bellissimo. E per tornare a Benzema con Ronaldo, sì, diciamo che lui ha giocato tanti anni con Ronaldo, magari gli ha fatto piacere di vedere un piccolo che l'ha visto crescere e giocare anche lui con Ronaldo della stessa città, della stessa strada, è una bella storia, diciamo. È una bella testimonianza di affetto. L'hai detto tu, giocavi con la Serie C, avevi giocato contro la Carrarese, tu hai fatto la gavetta, in Italia si chiama gavetta, cioè sei partito dal basso, a oggi giochi titolare con il Lecce e quindi hai fatto prima la Serie C, poi la Serie B. Non ti voglio chiedere che cos'è la gavetta, ma cosa ti ha insegnato
questo percorso, cioè il fatto di dover fare comunque sempre dei sacrifici e di metterci sempre tanto impegno, che poi ogni tanto, detto che sei giovanissimo, è anche un messaggio per quelli più giovani di te. Sì, passare dalla Juventus a magari la Serie C, anche con il Pescara, per me è stato difficilissimo, per me era tipo come una sconfitta, perché la verità è che nessuno mi voleva. Ho cambiato con procuratore che non è andata bene con il primo, quindi c'era nessuno che mi voleva, solo il Pescara a questo momento, quindi ho detto vai, sono un giocatore di C. Ho fatto 3-4 mesi di là, è andata benissimo, poi il direttore Corvino mi ha dato tanta fiducia e adesso che ho vissuto questo momento di sconfitta, diciamo, sono ancora doppio più forte che prima. Veniamo a questa stagione, finalmente stai trovando lo spazio e la continuità che forse ti era mancata negli anni passati. Allora ti chiedo, visto che comunque sei per carità ancora giovane, a che punto è la tua maturazione calcistica? Secondo me siamo un bel punto perché l'anno scorso era un ambientamento, passare dalla C alla A non era facile anche a livello mentale, mi devo adattare tanto e quest'anno sto giocando anche tutte le partite dall'inizio, quindi mi aiuta sempre sia a livello fisico che posso finire le partite a giocare 90 minuti, quindi l'esperienza mi sta aiutando. L'anno scorso contro la Fiorentina hai segnato un gol bellissimo. Dico, ricordo questo, non sicuramente perché è bellissimo, ma anche perché è l'unico che hai fatto l'anno scorso. E io so che però molti ti spingono a tirare un po' di più. Ecco, tu sei un giocatore molto tecnico, con molta fantasia, però su quella casellina del gol forse i numeri devono migliorare un pochino. Questo è vero, anche il mister me l'ha già detto, il calcio adesso è anche fatto di numeri, di statistiche, quindi mi devo migliorare sia per le assist le faccio, ma i compagni non fanno gol, però a livello del gol sì, devo tirare di più, anche perché io penso solo a fare giocare le altre e mi fa molto piacere anche se un compagno fa gol, però so che devo tirare di più, provare di più, è un punto di miglioramento, diciamo. Secondo te, visto che il mister Giampaolo ha lanciato grandi giocatori, come il mister può aiutarti a farti fare lo step definitivo? Me l'ha già detto, ho 25 anni, in calcio non è giovani così, 25 anni adesso devi fare il salto superiore. E anche in questo modo non c'è bisogno che ogni volta mi piace provocare, andare uno contro uno, ma lui mi dice che non serve, che devo giocare con i compagni, metterli in buona posizione e mettere ordine nel centrocampo. E lui mi chiede le cose più semplici che un mister mi ha chiesto nella mia vita. Fare il meno possibile con la palla, solo giocare semplice, e per me anche questo è duro per me che mi piace toccare, girare la palla, però giorno a giorno sto provando a fare quello che mi chiede. Servirà Rafia, servirà Dorgu, servirà Krstovic, tutti i giocatori che servono a Lecce per centrare l'obiettivo della salvezza. È questo l'obiettivo? Ovviamente penso proprio di sì. E cosa dovete fare per raggiungerlo? Penso, certo, questo è l'obiettivo, terza salvezza consecutiva sarebbe per il Lecce una grande cosa, una grande impresa. E per gli aspetti tattici, tecnici, diciamo che secondo me dobbiamo stare compatti anche quando magari un giorno non ci va bene come contro la Roma, dobbiamo pensare al nostro campionato, diciamo, quello dei 10 ultimi, quindi dobbiamo lottare sempre anche dentro i momenti di difficoltà. Una cosa bella di Lecce è il Via del Mare, uno stadio carico, ricco di tifosi passionali. Che rapporto hai tu con il tifo, con i tifosi e soprattutto con i tifosi del Lecce? Sì, un aiuto molto importante anche fuori casa, perché ogni volta che andiamo fuori casa le sentiamo ovunque, a ogni stadio sentiamo i tifosi e sappiamo che per loro è una grande cosa di andare a tifare, pagare il biglietto, pagare la strada perché non hanno pullman o qualcosa per andare insieme, quindi sappiamo i sacrifici che fanno. E per me è sempre bello iniziare la partita forte con il loro sostegno e finirla con il loro sostegno. Poi i tifosi quando non va bene è normale che non sono contenti, noi dobbiamo solo li fare stare felici, diciamo. Ti faccio le ultime due e ti chiedo,
alla luce di tutto questo che ci hai raccontato, è una domanda che volevo fare all'inizio ma la faccio alla fine. Chi è Rafia? Rafia è un uomo semplice, diciamo, è un uomo che lavora, diciamo così, che gli piace lavorare, che non molla mai, che ha avuto delle difficoltà nella sua carriera, sopra o sotto, ho fatto così nella mia carriera, che deve migliorare ancora tante cose e che ha fame di conoscere, di migliorare, diciamo. L'ultima, siccome non hai dato nessuna risposta scontata, ti chiedo di essere sincero anche su questa. Ognuno di noi ha un cassetto chiuso e in questo cassetto chiuso c'è un sogno. Non mi devi rispondere per forza a un sogno legato al mondo del calcio. Quindi ti chiedo, dal profondo del cuore, il sogno nel cassetto, il tuo sogno nel cassetto. Il mio sogno fuori dal calcio? No, il tuo sogno nella vita. Quando smetto il calcio non è che ho bisogno di andare a lavorare o fare qualcosa, solo stare con la famiglia, vicini, tutta la mia famiglia sta a posto, in bella salute, spero che io avrei altri figli e loro hanno tutto quello che vogliono e sono fiero di me e della mia famiglia. Questo è il mio obiettivo nella vita generale. Grazie mille. Grazie a voi.